Abbiamo iniziato. Ciao a tutti, ciao Stefania, ciao Monica. Ciao Lucio, ciao Monica. Ciao. La testimonianza di Stefania, due sessioni insieme, una con medium, aiutami, una medium, due medium. Allora, Una... la prima l'ho Vai. fatta da sola, che è Mm? stata un po' Ah, giusto, giusto. sofferta, sì, e abbiamo fatto un po' di pratica, ecco. E poi la seconda l'abbiamo fatta con Elena Mhm, e la terza l'ho fatta con Monica ed Elena ed ero anch'io in ipnosi. mhm. Allora, quello che praticamente è successo quando io vi ho scoperti a maggio del 2023 e ho cominciato praticamente un po' a raffica a sentire tutti i video e ne facevo tipo 4-5, anche 6 al giorno, perché No. in tutte le attività praticamente sul lavoro no, perché lì non potevo ascoltare assolutamente, però in tutte le attività io avevo sempre una cuffietta e mi concentravo poi su quello perché è stato, non so quale numero o quale livello ancora di risveglio, perché erano così tante informazioni, così ehm, tanti spunti e creavo strumenti proprio di lavoro che non, cioè, avevo proprio fame, no, di sentire sempre di più, quindi li ho presi in ordine, li ho finiti, li ho ricominciati, poi ho insistito abbastanza su tutte le indagini perché mi interessava esattamente per capire quella con l'origine dell'uomo è di un valore veramente importante e da lì poi sicuramente c'è tanto lavoro tutt'oggi perché con appunti ho riempito quaderni di appunti per sapere su cosa poi lavorare, perché poi ci sono punti quando ci si fa la dietro di fare. Aspetta, siete andati E, via un attimo come connessione. Stavi dicendo torna indietro di un 3 secondi, 10 secondi? Sì, stavo dicendo che comunque solo su quell'indagine, su quel video, con l'origine dell'uomo, c'è veramente da scavare tanto e scopriamo tanto di tutta questa matrice dove noi ci troviamo. E probabilmente è stato decisivo per avere visualizzazioni e immagini davvero di questi codici insieme. Poi non lo so, a volte ho talmente, come dire, liscio così che è una mia certezza, veramente, che siamo fatti di questi codici e messi in questo gioco e come lo giochiamo dipende veramente tutto da noi. Quello che mi ha portato poi subito con altri video, ho smesso di fumare in una mattina. Io vi dico veramente, non ho proprio memoria di sigaretta, non ho avuto nemmeno un nanosecondo um, cioè, come dire, Un momento di sintomi, astinenza. Mi sintomi di avevi parlato astinenza. della sessione ciuccio, no? Esatto, È esatto. quella che ti Ma ha... è stato istantaneo, cioè è stato istantaneo perché io mentre lavoravo in casa mi ricordo che non lo so, finivo un lavoro di un'ora e mezza, andavo a fumare una sigaretta. È l'unica cosa che io ricordo che tutte le ho strappate, ma mi ha avvolto un calore non conosciuto quando io ho deciso in quell'istante e poi un freddo, ma un freddo proprio, ho sentito le mani ghiacciate ed era a luglio e da quell'istante non ho più toccato e non ho più voluto, non ho più avuto interesse, ecco, di questo. Una curiosità, avevi delle sigarette rimanenti, no? Un pacchetto, due pacchetti. Cosa ne hai fatto? Le hai strappate? Io in quella mattina ho comprato la stecca perché osavo fare così e poi ho buttato tutto, accendini, ho strappato perché ho voluto aprire uno per dire quanto poco e inesistente valore ha quella robaccia lì. Quindi Questa è è una cosa stato importante. un simbolo per me di
dare niente importanza a quel Hai materiale. fatto una specie di tuo rito Sì, sì, personale che esatto. uno può imitare se ascolta questa testimonianza, come può personalizzarlo, ma io spesso e volentieri ho sentito persone che hanno smesso di fumare così un po' intemporaneamente, e le sigarette le hanno regalate perché è un peccato. Secondo me io fossi in quella situazione, non ho mai fumato ovviamente, e cioè non ho mai fumato, fossi in quella situazione non lo troverei una cosa logica, perché non è un bene che va sprecato, è un'occasione di farsi un rito con se stessi, sprecata quella sì. Ecco, uno spreco c'è, forse. Quindi brava, nessuno te Anzi, l'aveva detto. quando in famiglia c'è una persona che fuma e mi chiede di comprare tabacco, io mi sono totalmente rifiutata, accusata e parole un po' così, però ho detto non mi interessa, io non le voglio mai più toccare perché ho concluso, ho reciso quel filo e lì è finita e basta, non ha più senso per me eh, quell'energia che torni nella mia vita. E questo è successo subito dopo la prima, no Lucio, è successo prima di tutte le sessioni, perché Ah, io il 2 luglio è successo, poi ho fatto dopo il la 10 luglio diretta. la prima sessione con te. Quindi talmente mi spingeva questa energia animica di fare qualcosa. Come dire, con quel gesto, secondo me, io sono entrata in questo meccanismo di lavoro. Mhm. Sono uscita da quel cerchio e sono entrata in uno in quale sto sperimentando cose veramente nuove. Poi dopo la prima sessione ehm, è stato faticosissimo perché era un tira e molla di faccio o non faccio, vado o non vado, perché noi abbiamo parlato della fobia dell'acqua soltanto nella seconda sessione. Mhm. Quindi tra la prima e la seconda cioè non è successo tanto, è successo solo che io ho fatto tantissime prove di andare in ipnosi, di visualizzare, di scrivermi se è una cosa mentale. Io volevo scoprire un po', come dire, questa verità che è strettamente mia, se io mi immagino delle cose o veramente succedono queste cose, perché non ero pratica assolutamente di visualizzare quello che potrei essere io, non lo so, in diverse linee temporali o vite parallele o del perché alcune cose accadono in questa vita senza che io abbia come dire, un meccanismo iniziato, no? Per esempio, incontro una persona e mh, cioè, dico direttamente una cosa che non c'entra niente né con l'incontro né con la persona, e allora io spesso mi chiedevo che cosa c'è da fare in questi casi, e ho capito che probabilmente ci sono frantumi, piccole frecce energetiche le chiamo, che derivano da altre mie vite che devo mettere probabilmente a posto, lavorare. Non saprei neanche come esprimerlo per essere più Mhm. chiara così. Tu hai Tanto ripreso è che, a nuotare, hai imparato a ecco, nuotare. questo volevo dire che poi dopo la seconda sessione, visto che noi avevamo toccato questo punto della mia fobia dell'acqua e visto che io da 24 anni vivo praticamente a 50 metri dall'acqua, sono sempre entrata solo cioè in vita è stato il massimo, ma appena dondolavo un po' o se per caso mi arrivava un po' d'acqua che mi schizzava le orecchie, ero terrorizzata, ma un terrore che mi arrabbiavo come perché dicevo, ah, ma questo terrore è un po' da deboli, da quelli che vogliono dimostrare che ha la fobia, così. Invece era incontrollabile, scappavo come una matta dall'acqua. Invece dopo la seconda sessione vi racconto veramente come è quel sentire quando tu superi il limite. È Mm. talmente potente che io sono entrata nell'acqua
E quando mi sono tufata dolcemente perché non volevo andare così a bomba ed ero stesa dentro all'acqua con la testa, con le orecchie, con tutto dentro all'acqua e il mio corpo era nel mare, non in piedi sulla suola dei piedi. Io, cioè lì davvero ti viene il pensiero che puoi spaccare il mondo e che niente ti può fermare su nulla. Veramente, quando superi un limite per me così importante come è stato quello dell'acqua. E poi da lì andavo la mattina, il pomeriggio, la sera, facevo veramente tante di quelle vasche, e poi provavo stili, robe varie, mi divertivo come una matta, parlavo col mare, parlavo coi pesci, ma io ho avuto commozioni importantissime sotto l'acqua, cioè una roba assurda perché le lacrime con l'acqua poi... cioè proprio il mare mi ha risposto, i pesci mi rispondevano, cioè nuotavano con me. Adesso è possibile che nuotino con tutti quelli che entrano, ma per me è Questo stata dopo la una seconda, cosa, no? dopo la seconda, Cosa era emerso nella seconda sessione relativamente alla tua fobia dell'acqua? che mi chiamavo Caterina e sono morta annegata in un fiume nella Foresta Nera Ok. a 15 anni. E quello è stato decisivo probabilmente per aver conservato poi questa memoria, non lo so. E, poi ho continuato sicuramente ad ascoltare, a prendere appunti, a farmi domande, a dare qualche risposta, tutto così, e l'ho preso come un lavoro, come andare all'università praticamente, perché è la mia università questa. E poi ho accentuato sempre di più il lavoro con la mia fiamma. E dopo la terza sessione che avevamo fatto a ottobre è stato un parlare e decidere di andare a vivere insieme. Mi sono separata e il 1° del 2024 abbiamo deciso di entrare entrambi nella nuova casa. Casualmente il Quindi 1° gennaio? no, io l'ho scelto dietro a un sentire fortissimo. Non volevo più, per me era un'agonia già da ottobre fino a gennaio, tutto quello che Era tira in passato. molla così, sì, perché comunque il mio ex compagno sapeva tutto e io ho sempre parlato con lui molto chiaro e ho tentato sicuramente con lui fino all'ultimo per vedere se noi potevamo veramente costruire, creare una cosa animicamente compatibile, perché alla fine io le ho detto non è questione di mettersi con un altro uomo, fare la vita in un altro, cioè con uno stile diverso da quello che abbiamo fatto. Qui tutto l'interesse è come trovare sempre strumenti e modalità per evolvere, perché ma io non lo so, per me è chiaro, poi dopo tutte queste situazioni di più di 1600 sessioni, di casi, di tutto quello che senti, sono tutte anime, sono tutte esperienze che fanno e che per me sono modelli di, come dire, io addirittura Monica, non lo so poi se riesce anche un piccola conferma, se senti qualcosa, io sento la sessione di qualcuno e dentro di me dico ok, allora io ho compreso bene la situazione di quella persona in quella sessione, quindi scelgo di non fare quell'esperienza, perché ho capito che ci sono copioni e che noi tutti li dobbiamo fare. Cioè io ho fatto il copione del mio ex come lui l'ha fatta la mia o di mia figlia o di mio figlio, cioè ognuno a rotazione sperimentiamo, perché se è un gioco, se esistono questi codici, vuol dire che come anime
scegliamo veramente, poi ci saranno milioni o a migliaia, non lo so il numero, però comunque sta che sono copioni e che noi come anime ci, come dire, andiamo a inglobare quel codice che è quel copione e poi facciamo l'esperienza là dove si può, dove il corpo può prendere la sua forma e ha uno spazio per poter fare quella esperienza, quel film, ecco. E quindi è così, anche questo mi sembra un lavoro e piccoli traguardi, sentendo così fortemente il fatto di non voler fare quel copione perché l'ho talmente vissuto nel mentre voi parlavate, poi per me è possibile, non so come dire, ecco, questo. E adesso con la fiamma ho dei momenti quando sento esplosione quasi di felicità, no? Che abbiamo potuto unire queste due forze nostre. Per non fare tutto super rosa e fiori, ci sono momenti nei quali io dico ma ho fatto bene. Quelli sono tremendi, perché quella è veramente, quello lo reputo il vero lavoro animico che io devo tutti i giorni fare. E non dico che c'è interferenza, non c'è interferenza così, perché è sano che mi vengano anche questi dubbi, perché se no starei troppo comoda, perché è un bravo ragazzo, non manca niente, ha fatto un percorso anche lui partendo veramente da zero, 5-6 anni fa. È assomigliata. E quindi dire che siamo sicuri e che non può più succedere niente di male è un po' una fregatura che da sola vorrei portarmela avanti, invece non devo. Quando mi vengono i dubbi, allora io di nuovo mi riconcentro, mi rimetto in una dimensione di lavoro e inizio a comprendere che comunque è faticoso avere la fiamma. È una bella fatica, sana e piacevole fatica. Non è una cosa che è distruttiva, è una fatica costruttiva. E allo stesso tempo non è una relazione classica dove No, si vive insieme e no, fanno delle cose assolutamente. insieme. Assolutamente, tutto quello ma è una ricerca naturale, perché non ci sono sforzi dietro di trovare, poi siamo all'inizio, è tutto molto molto laborioso, però di trovare sempre possibilità di lavoro, ma trovarlo lo sostituisco con creare possibilità, perché non aspetto occasioni, non aspetto la domenica, non aspetto il tempo che mi dia occasione, me lo creo. Ecco. E quindi questo dopo la terza sessione. Poi ho ancora una cosa molto interessante, perché io ho sempre avuto questa difficoltà del peso. Abbiamo parlato anche dello sport, di quello che potrebbe essere per me. Tu facevi bodybuilding, no? Bodybuilding, sì, continuo, Ah. continuo sicuramente, perché la frase che il bodybuilding ho voluto andare proprio a spaccare quello che è stata la frase detta che il bodybuilding non fa, perché quel peso mi tiene troppo ancorata e non mi lascerebbe spazio per poter avere per fare più lavoro sul sottile, sul leggero, no? Uh-huh. Invece ho voluto mettermi alla prova e combinarle. E, da ottobre, quando mi avete detto voi due che non si può modificare il codice, sicuramente con tante attenzioni e lavoro così, ho perso veramente tantissimi chili, quasi 15.
cioè, lo sport porta disciplina, ma porta disciplina anche mentale, non solo fisica, e rispettare orari e alimentazione e tutto quanto. E devo dire che ho scelto un altro sport adesso che per me è invernale, poi sicuramente arriverà quello che potrò permettermi nell'acqua da fare. Ho cominciato a fare il CrossFit, dove ho incontrato una persona che appena l'ho vista mi ha detto veramente tanto, e di nuovo credo che sono quelle esperienze dove noi ci incamminiamo verso qualcuno con la quale o con il quale creare, che non sono casuali. Ormai non posso più dire che è casuale nulla nella mia vita, ecco. E, insomma, cioè, come conclusione, c'è tanto lavoro, mi faccio tantissime domande. Alcune risposte arrivano, e Sei felice di questo di questa tua avventura? sono, trovo più equilibrio. La felicità non voglio descriverla, perché io quando sono felice sono un po' magari in un'esaltazione di qualcosa che poi non so perché devo comprendere tutto per poter dire che sono felice. Mi sento molto nell'equilibrio di lavorare per la mia evoluzione. È tutto positivo come lavoro, ecco. Cioè, ormai qualsiasi cosa che faccio è tutto solo con il pensiero per evolvere, ecco. Le ultime sessioni le vedi? Sì, 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 Non solo te ne quella prendi di una? oggi. Solo Non quella hai di fatto oggi tempo? non ho fatto in tempo, però Mm. sì, Le assolutamente. trovi utili nonostante questo grande Certo. percorso che hai fatto? Perché? Le trovo utili perché, per esempio, le ultime domande che mi sto facendo, sì che siamo in questa matrix, ma poi dalle indagini, da tutte queste cupole, no, che praticamente, scusate che sto passando a una sessione di indagine, Mm. però nelle ultime mi dico così, ok, il caso di X e Y, delle persone che poi fanno le sessioni, perché siamo tutti così dentro a questo mondo che noi lo chiamiamo Matrix, e perché siamo così quasi soffocati uno sopra l'altro per fare queste esperienze, ma poi siamo sicuri che noi veramente siamo noi con l'anima che possiamo districare e poi raggiungere veramente la sorgente? Mm. O ci sono altri passi? Ti stai facendo tante domande Tantissimo. e va bene che sia così. Non Però hai... le sessioni tutte, io penso che tutte portano un qualcosa. C'è ovunque una lucina che si accende nel mentre si ascoltano e si ripetono, si va indietro, poi si scrive, poi si dice: ah, ma questo è collegato con quello, ah, vedi, allora è qua che forma così. Tutte le sessioni, cioè non c'è una che non sia importante, perché poi sono tutti copioni diversi. È ovvio che l'utilità, come ho detto prima, scusate, ripeto, si arriva, credo, non voglio essere nella prepotenza di dire questa cosa, ma davvero sento che alcune talmente bene mi sono addentrata dentro al racconto che mi dico, caspita, allora quella io non la farei più. Ma non lo so, proprio così parlo. Poi parlo Interessante. tutti i giorni con la mia anima, non lo so, perché mi faccio la domanda e subito dico: allora, dammi, per favore, aiutami a capire questa cosa, dammi qualche informazione,
persona, qualche lettura, qualcosa, tirami fuori e regolarmente arriva qualcosa. Cioè, ma veramente come, non lo so, è davvero adesso capisco diventare amica dell'anima. Esiste, non lo so, a volte, cioè all'inizio mi sembrava proprio una cosa da bambini, così dirlo, parlare con l'anima, invece, caspita, un dialogo giornaliero, così, non lo so, per esempio mi faccio le camminate, vi racconto una cosa interessantissima. Sono andata in collina, non avevo una condizione fisica e neanche tanta voglia quel giorno lì, solo che sapendo che la dovevo fare ho scelto un percorso molto pesante, ma era così pesante che in un momento ho avuto quasi la nausea della pesantezza della salita, la velocità, il cuore che era super accelerato, e in un certo momento ho detto: ma scusa un attimo, perché devo affaticarmi quando io so creare gli ad eternum? E mi sono fermata in cima, ho guardato un po' il mare, tutte queste colline che erano a destra, a sinistra, e ho chiuso gli occhi. In quell'istante, quando io ho detto creo su tutto il percorso che farò una specie di energia che mi accompagni per poter finire questo percorso con ammirazione verso la natura, no? Perché volevo sentire, volevo annusare proprio tutto il percorso. Ho chiuso gli occhi, ho visto nella valle a sinistra un cuore rosso, e mentre io dicevo creo questa energia così, si espandeva, ma ci ha preso il mare, ha preso la collina, ha preso me in mezzo. È stato così fantastico che non lo so. Poi quando ho detto basta, ho concluso questo lavoretto, mi sono messa, mi sembrava di essere la più brava camminatrice del mondo, perché è stato veramente, non ho più avuto un attimo di fermo finché non ho concluso tutti i chilometri, e poi sono tornata a casa felice con questi. Vi devo dire che pian piano sono riuscita ad alzare a 20.000 miliardi la mia vibrazione. Perché, in che senso sono riuscita? Perché so che quella riesco a portarla. Cioè, più di così fa male. Non voglio che sia sbagliato quello che dico, però bisogna essere in quello che sono le nostre attività di tutti i giorni, del corpo fisico. Poi probabilmente, non so se è una cosa nel mio pensiero, però sento che quando io dico alzo le mie vibrazioni a 20.000 miliardi e mi guardo tutti i numeri e lo vedo con la coda così che striscia tutti questi zero dei 20.000 miliardi, mi sento che poi subito è come ho preso una vitamina che fa tutto, no? Nel senso così di forza, di pensieri puliti. Ok. Così. Bene. Qualche domanda, Monica? No. Grazie mille per la tua testimonianza, Stefania. Concludi con una parola? Lavoro. 3 parole. Grazie Stefania, grazie Monica. Chiudo la registrazione. Grazie ancora. Grazie a voi.